non abbiamo parlato di velocità. La velocità rispetto alla 2019, quando ho provato io a Malta, a parte che hanno cambiato un po' di cose, quindi il pacco batteria l'hanno cambiato, la ricarica è più veloce, anche il serbatoio, quello era tutto metallo, questo è plastica, la copertura, il metallo è sotto. Sicuramente è meglio così, non avendo il metallo, col sole non scalda sotto la batteria, anzi sotto, veramente proprio sotto qua c'è il controller che è una bestia che non finisce più, poi vi farò vedere in qualche altro video, lo so perché l'ho già smontata tutta la mia, quindi ve lo dico per quello. Altra cosa, appunto, vi dicevo, la velocità la danno per 130 km/h, ma è stato fatto un upgrade anche lì e quindi la danno per 145. Non vi dico, io già ho fatto il test anche della velocità massima, non ve lo dico perché poi ci sarà un altro video e quindi vedrete anche quello. Questo upgrade l'ho fatto io personalmente appena sono arrivato, anzi vi dirò di più, la mia ho fatto l'upgrade, ho provato, questo non ho fatto l'upgrade perché volevo vedere la differenza, e effettivamente differenza c'è parecchia, nel senso che con il primo aggiornamento, diciamo quello standard che c'era fino a poco tempo fa, arriva tranquillamente a 130, quindi arriva a 110, 115, comincia pian pianino, sempre un po' meno, ma arriva a 130 tranquillamente. Nell'aggiornamento del mio arriva a 130, 135 tranquillamente andando, poi pian pianino arranca e mi fermo lì. Comunque 145 arriva, poi non vi dico altro perché è una sorpresa in un altro video, quindi devo dire che c'è stato un salto con un aggiornamento che mi ha fatto fare loro sul controller, è come se avesse preso 30 cavalli almeno, e vi dico che si sente sia in accelerazione sia in lungo, si sente, quindi si guidano bene tutti e due, devo dire che comunque la ripresa del resto rimane più o meno invariato, ovviamente nel lungo l'aggiornamento fa tanto. Ok, quindi vi ho dato più o meno tutte le caratteristiche, quindi abbiamo una moto finalmente che ci consente di andare quanto vogliamo, percorrere non dico quanto vogliamo, ma il doppio almeno delle altre, e ricaricarla, ragazzi, in 60 minuti, che non è poco, fidatevi, non è poco. Andiamo al supermercato, l'attacchiamo e possiamo raggiungere casa nostra o un amico e non avere questa paura di rimanere a piedi. Ok, quindi ha già delle belle caratteristiche. Ovviamente il prezzo costa di più, purtroppo costa 8.500 euro, lo so, costa di più, ma è giustificata questa cosa, anche perché andiamo ancora nei dettagli più approfonditi. Come vi dicevo prima, abbiamo due modalità che adesso poi andiamo a vedere bene nel display, come avevo fatto vedere già nella live: City e Pro, non ha una via di mezzo. Quindi in City andiamo a 95, oppure mettiamo in Pro e andiamo fino a 145, punto, perché è una sorpresa. E abbiamo anche la retromarcia, che comunque non sembra, ma essendo già un po' più pesante, come dicevo 179 kg, aiuta soprattutto nelle manovre. Quindi tenendo premuto questo pulsante compare lì una schermata diversa e accelerando pian pianino andiamo indietro, lasciando tornare nella normalità. Come la vedete dalla fabbrica, quindi specchietti la forniscono in questo modo qua sul manubrio, questa è proprio immacolata, io l'ho già venduta per un cliente che la vuole customizzata anche lui, ma prima di customizzarla, visto che la mia l'ho già smontata, volevo farvi vedere effettivamente come è fatta. Viene fornita con due chiavi, queste due chiavi come una moto normale, quindi girando al blocco sterzo, ok, blocco sterzo classico, non è fornita di antifurto, quindi abbiamo solo due chiavi, una nera e una rossa. Come vedete questa è quella rossa, e i classici tasti, quindi i clacson, le frecce finalmente che possiamo schiacciarle, quando noi la mettiamo poi schiacciamo. Abbiamo gli abbaglianti, abbiamo dietro il passo per gli abbaglianti, questo è dell'aria che è nullo, non serve a niente, e qua possiamo scegliere. In realtà gli abbaglianti sono sempre accesi, solo le posizioni si accendono e si spengono, adesso vi faccio vedere. Questo cambia le modalità e questa è la sicurezza, non ha le quattro frecce questa. Ok, possiamo aprire da qua la sella unica, che è questa qua è fissa, e abbiamo un piccolo spazio, ma proprio piccolino, dove abbiamo due cose interessanti.
Ecco qua, sotto la sella abbiamo due cose interessanti, abbiamo un pulsante che vedete qua illuminato quando la moto è accesa e un selettore. Questo è il selettore che vi dicevo prima, spostandolo da un lato possiamo dimezzare la ricarica per evitare che ci salta il contatore a casa, girando dall'altra parte possiamo caricare 3 kW e 3 tranquillamente per la ricarica fast. E mentre questo pulsante che vedete qua è una cosa molto utile che l'ho vista solo in questa moto qua, tenendolo premuto per 10 secondi iberna la batteria, quindi rimane bloccata in modo che non si consuma energia, e quindi se andiamo a prenderla dopo qualche mese in teoria dovrebbe essere sempre funzionante. Per riattivarla basterà ripremerlo per 5 secondi e si riattiverà. È una cosa molto importante, devo dire, molto furba, perché soprattutto l'inverno quando noi la ritiriamo abbiamo la possibilità di fare quello che vi dicevo, quindi la ritiriamo, teniamo premuto e ovviamente va a ibernare la batteria. Quando la andiamo a riprendere rischiacciamo e ce la riattiva. Un'altra cosa che non vi ho detto, che anche questa è importante, che tirando via queste due viti, una e due, sotto qua c'è una batteria 12 volt. Come l'avevamo visto sulla Vogue, anche questa ha una batteria dei servizi da 12 volt. Se questa batteria da 12 volt non è funzionante, la moto non funzionerà. Quindi mi raccomando, ricordate che se per caso la moto non si accende ma l'avete caricata, potrebbe essere la classica batteria da moto scarica, batteria al piombo, ok? Che la troviamo sotto questa sella qua. Ecco, vi faccio vedere la mia. La mia è tutta smontata adesso, non state a diventare matti a guardare. Eccola qua. Una classica, vedete, batteria piccola da moto, vedete, smontata in questo modo qua. Poi vi spiegherò anche quello che sto facendo nella mia. La possiamo vedere, guardate, questo è il dietro, vedete che è illuminato, ok, il copertone grande, la luce della targa, le frecce, la ricarica come vi dicevo prima. Ok, il faro posteriore con lo stop, pedaline posteriori, freno pedale, qua c'è un grigliato per coprire il pacco batteria, la vediamo frontalmente, ecco il faro che vi dicevo prima, se noi spostiamo, vedete, spegne solo poi queste piccole luci di posizione, mettiamo l'abbagliante, ecco qua. Devo dire che fa veramente tanta luce, poi lo vedremo nell'altro video, ma fa veramente tanta luce. Frecce ovviamente a LED, eccola lì in azione, ok, i vari comandi come vi facevo vedere con lo specchietto, che a me piacciono veramente molto questi specchietti sul manubrio tondi così, e vi devo dire che si vedono anche bene, sembra una stupidaggine ma si vedono veramente bene. Queste sono le sospensioni anteriori che si possono regolare, e qua abbiamo il quadro. In questo quadro vediamo i chilometri totali. Quando noi lo usiamo, ogni volta che lo accendiamo ci dà i parziali, quindi ogni volta che noi facciamo un viaggio ci dirà quanti chilometri abbiamo fatto. Quando acceleriamo qua da l'amperaggio, quindi si sale, poi lo vediamo nell'altro video, questo è il voltaggio perché non è tutta carica, come vedete mancano 3 tacche, ci dà una temperatura della batteria, cosa importante anche questa, che teniamo sotto controllo la temperatura della batteria. In questo caso vedete questo simbolo qua che lo fa se il cavalletto è giù o se questo pulsante, scusate, questo interruttore è attivato. Se io mi siedo sopra e tolgo il cavalletto, come vedete scompare il simbolo. Ok, qua abbiamo una spia della batteria, una spia della maniglia motore, le frecce quando sono accese, eccola lì, e la luce dell'abbagliante. Ok, le altre non so, questa qua ad esempio non è funzionante, almeno non è per il momento, non ha nient'altro, quindi non ha grandissime cose. Come dicevo prima, anche tenendo premuto il pulsante, come vedete viene questa schermata e la retromarcia. Come vedete c'è scritto City, tenendo premuto 1, 2 cambia in Pro, 1, 2 schiacciamo e torna in City. E vi devo dire che comunque la diversità tra una mappatura e l'altra si sente. Spero di essermi ricordato di avervi detto tutto quanto, perché ha delle cose particolari, come dicevo prima, della BMS,
Se avete dei dubbi, se mi sono dimenticato qualche cosa, non esitate, scrivetemi nei commenti. Ci vediamo fra pochi giorni per il test in strada. Non l'ho messo nello stesso video perché è già un video lungo, ma volevo spiegarvela bene, perché a differenza di quando faccio delle prove su altre moto che me le danno tipo 10 minuti, provala e vai, e devo andarmi a cercare io tutti i dati, questa, siccome io ce l'ho, siccome io le venderò, è diverso. L'ho testata per 2 settimane e quindi riesco a darvi dei dati ben precisi, e quindi non mi va di dirvi stupidaggini. Non che io quando faccio altri video vi dico stupidaggini, vi dico quello che scrive la casa. Non posso testarla perché sennò dovrei fare la ricarica, vedere quanto ci mette, fare un test di autonomia, cosa che non riesco a fare, quindi mi attengo solitamente a quello che scrivono loro. Poi ovviamente la provo, vi dico la mia sensazione, che non è la stessa di un altro magari, però da primo acchito quello che mi dà quando io salgo sulla moto, ma soprattutto ve la faccio conoscere e vi dico le caratteristiche. Al prossimo video, ciao ciao da Credendario.